Cominciamo dall'impasto. Verso in ciotola lo zucchero di canna, le uova e comincio a montare. Non appena sarà omogeneo, aggiungo il sale e il burro fuso che ho fatto tornare a temperatura ambiente. Se preferisci puoi sostituirlo con 80 g di olio di semi. Continuo a montare fino ad ottenere un composto bello chiaro e spumoso. Posso unire lo yogurt, il latte e continuo a montare. Ora le polveri, farina e lievito che ho già setacciato precedentemente. Aromatizzo con i semi di una bacca di vaniglia e continuo a montare. Per ottenere un impasto bello liscio utilizzo gli ingredienti tutti a temperatura ambiente. Trasferisco l'impasto in uno stampo quadrato imburrato e livello la superficie con una spatola. Possiamo infornare 180 gradi in modalità statica e tra 30 minuti possiamo sfornarla. Nel frattempo ci occupiamo della farcitura. Trito il cioccolato e lo verso in ciotola. Aggiungo la panna in pentolino e l'aromatizzo con la bacca di vaniglia. Ora che è arrivata a sfiorare il bollore, la verso sul cioccolato. Mescolo fino ad ottenere un composto bello omogeneo. La base della nostra torta è pronta, io l'ho sfornata e capovolta. Con l'aiuto di un mestolo faccio dei buchi a distanza regolare. Questa è la caratteristica del dolce di oggi, infatti in inglese il verbo to poke significa bucare. Riempio i buchi con la ganache al cioccolato, livello la superficie e decoro con la panna montata e riccioli di cioccolato. Non ci resta che tagliarla a cubotti. Oh, sembra molto buona. Bravo Manuel, molto ma molto buona.